Buongiorno a tutti. Allora, anche a beneficio della neurodeliri che prima o poi dovrà intervenire, leggiamo le ultime esternazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi alla festa del PDL a Milano ieri. La sovranità è stata trasferita dal popolo ai PM che ci tengono sotto scopa. Non si capisce di che cosa stia parlando questo signore, visto che da febbraio i suoi processi sono congelati e non si hanno notizie di nuove indagini che lo riguardino direttamente, a meno che, come spesso avviene, lui non sappia delle cose che noi non sappiamo. Al momento si sa che ci sono i processi Mills, Mediaset e Mediatrade, che sono bloccati a Milano dal legittimo impedimento e che potrebbero sbloccarsi, ma non a causa dei PM che tengono sotto scopa la politica, ma a causa della incostituzionalità che la Corte Costituzionale il 14 dicembre potrebbe rilevare sul legittimo impedimento e quindi cancellandolo riaprire quei processi, che sono già a dibattimento, quindi i PM non c'entrano nulla. Potrebbe sapere qualcosa in più di quello che sappiamo noi. Noi sappiamo che c'è un'indagine a Firenze che nasce dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza e altri collaboratori di giustizia che vede Berlusconi e Dell'Utri di nuovo indagati per strage, l'abbiamo detto, quest'estate la Procura di Firenze ha chiesto e ottenuto la proroga delle indagini e quindi per un altro anno si va avanti ad accertare tutto questo. Ma Berlusconi non parla di quello, parla dello scandalo della P3, che evidentemente lo preoccupa. Lui pubblicamente ha sempre detto sono 4 vecchietti sfigati, ieri ha ripetuto quelli della P3 sono 4 vecchietti che vengono tenuti dentro finché parlano di Berlusconi. E perché dovrebbero parlare di Berlusconi? Quale pazzo tirerebbe in ballo l'uomo più potente d'Italia se non ce ne fosse il motivo? Il problema è che questi signori della P3 erano tutti legatissimi a Silvio Berlusconi. Flavio Carboni stava con lui nella P2, Flavio Carboni gli ha venduto la villa Certosa a Portorotondo in Sardegna, Flavio Carboni si agitava insieme a un altro fedelissimo di Berlusconi, Marcello Dell'Utri, a un altro fedelissimo di Berlusconi, il coordinatore nazionale del PDL, Denis Verdini, a un altro fedelissimo di Berlusconi, quell'Arcangelo Martino, che proprio 2 estati fa aveva fabbricato una giustificazione posticcia per spiegare l'incredibile rapporto di confidenza tra Berlusconi e la famiglia di Noemi Letizia, dicendo di avere conosciuto il papà di Noemi Letizia, l'Hotel Rafael da Craxi, in una circostanza in cui c'era anche Berlusconi, notizia che poi è stata ampiamente smentita dai fatti in quanto il rapporto fra Berlusconi e il signor Letizia, come lo stesso Berlusconi cambiando poi 20.000 versioni e lo stesso signor Letizia cambiando 20.000 versioni, affermarono era risalente a un periodo nettamente successivo. E infine c'è il famoso Pasqualino Lombardi, il geometra irpino, che telefonava a giudici, trafficava col CSM, trafficava con la Corte Costituzionale, trafficava intorno alla nomina del Presidente della Corte d'Appello di Milano. Questi signori quando parlavano al telefono facevano spesso riferimento a un tale Cesare. Bene, alcuni di loro, compreso Martino, hanno detto che quel Cesare era il nome in codice che usavano fra di loro per designare Berlusconi. E Martino ha recentemente anche chiamato in causa Gianni Letta come uno dei referenti delle sue attività. Berlusconi quindi ha paura che questi signori parlino di lui, ma non mentendo, dicendo la verità, perché erano tutti uomini direttamente o indirettamente legatissimi a lui e al suo entourage. Aggiunge il Cavaliere: se una legge non piace ai PM ricorrono alla Corte Costituzionale, che è formata, lo sanno tutti, da 11 giudici di sinistra su 15, sono 15 i giudici costituzionali, 11 sarebbero di sinistra secondo Berlusconi, che sotto la pressione dei PM di sinistra abrogano le leggi.
In realtà i PM non c'entrano niente con la Corte Costituzionale, perché? Perché sono i tribunali o le corti d'appello o la Corte di Cassazione che possono, cioè i giudicanti, non i pubblici ministeri, che possono sollevare questioni di incostituzionalità a proposito delle leggi. Quindi i PM con la Corte Costituzionale non c'entrano nulla, né i PM di sinistra né i PM in assoluto. Stiamo parlando proprio di un caso di analfabetismo istituzionale che tracima nella psichiatria. Ma sarà vero che 11 giudici costituzionali su 15 sono della sinistra? Berlusconi spesso ripete che sono 10 i giudici costituzionali della sinistra. Adesso evidentemente sono diventati 11. Nelle ultime notti anche l'11° ce lo siamo giocato. E allora vediamo chi sono questi giudici della Corte Costituzionale. Perché lui dice che molti giudici sono di sinistra nella Corte Costituzionale? Perché ce n'è una parte che è di nomina parlamentare della Corte Costituzionale e una parte che è di nomina del Presidente della Repubblica. E lui sostiene che gli ultimi 3 Presidenti della Repubblica, Scalfaro, Ciampi e Napolitano, sono tutti e 3 di sinistra. Pensate, Scalfaro era un democristiano della destra della DC, De Gasperiano, Scelbiano, Scelba è quello della Celere. Secondo lui Scalfaro è di sinistra e quindi nomina giudici di sinistra alla Corte Costituzionale. Problema, non esistono nella Corte Costituzionale giudici nominati da Scalfaro. Scalfaro ne nominò a suo tempo, poi scaddero e quindi non ce ne sono più di giudici nominati da Scalfaro, ma lui non lo sa, Berlusconi. Poi ci sono i giudici nominati da Ciampi e nominati da Napolitano. Quelli da Napolitano sono 4, quello nominato da Napolitano è 1, quelli nominati da Ciampi sono 4. Sono di sinistra? Non si sa come faccia a saperlo Berlusconi se sono di sinistra o di destra. Sono dei giuristi di chiara fama che mai hanno manifestato alcuna simpatia da una parte o dall'altra. Ancora più ridicola è l'accusa al giudice nominato da Napolitano, il giudice Grossi, Paolo Grossi, che è un fiorentino. Naturalmente non è un giudice di carriera, i giudici della Corte Costituzionale, anche se Berlusconi non lo sa, non sono magistrati, sono professori universitari, avvocati, giuristi, nessuno fa il magistrato, nessuno ha fatto il magistrato. Infatti il professor Grossi è un giurista e uno storico del diritto fiorentino, noto negli ambienti accademici per essere un cattolico di destra, un cattolico conservatore. Lo ha nominato Napolitano e quindi, secondo Berlusconi, questo cattolico conservatore è diventato comunista, pure lui. In ogni caso, se i giudici nominati da Ciampi, e non si vede il perché, e quello nominato da Napolitano, e non ce n'è prova, anzi c'è prova del contrario, fossero di sinistra, arriveremmo a 5 giudici di sinistra. E gli altri 6 per arrivare a 11, come dice Berlusconi, chi sono? Qui siamo veramente nel paranormale, perché i giudici costituzionali sono attualmente così composti: 1 nominato dal Consiglio di Stato, 1 nominato dalla Corte dei Conti, 3 nominati dalla Cassazione, 5 dal Parlamento. Come sono stati nominati quelli del Parlamento? Sapete che ci vuole la maggioranza qualificata. Di quei 5 nominati dal Parlamento, il centro-sinistra ne ha nominati 2 e il centrodestra ne ha nominati 3. Quindi, facendo finta che quello di destra nominato Napolitano sia diventato comunista, che i 4 nominati da Ciampi siano tutti comunisti, e ripeto, non ce n'è traccia di queste loro simpatie politiche, avremmo 4 più 1 5 più i 2 nominati dal Parlamento in quota centro-sinistra, arriveremmo a 7. E questi 11 di cui parla questo qua, chi sono? Da dove vengono? Come fa a saperlo? Cosa dice il Presidente del Consiglio a proposito della più alta istanza giuridica nazionale, che è quella che deve valutare la congruità delle leggi rispetto alla Costituzione? A questo punto il Cavaliere annuncia che è nostro dovere, nostro suo immagino, chiedere l'istituzione di una commissione parlamentare che indaghi sui poteri dei PM e su tanti fatti accaduti. E su questo si verificherà la lealtà dell'alleato Fini, perché se non vota tutto quello che dice lui è sleale. Naturalmente Fini ha già detto che nel programma elettorale non c'è traccia di questa commissione parlamentare, come non c'è traccia dei lodi, eccetera, eccetera, e quindi i suoi hanno già annunciato che non la voteranno.
Ma è interessante vedere che cosa ha in mente il Cavaliere, cioè una commissione parlamentare che con i poteri della magistratura indaghi sulla magistratura, per fare ciò che non può fare, ovviamente, perché il potere parlamentare, cioè legislativo, non può indagare su un altro potere, sul giudiziario. Perché? Perché altrimenti ne calpesterebbe le prerogative di indipendenza e di autonomia. Quindi sarebbe una commissione parlamentare di inchiesta incostituzionale. Su quali fatti dovrebbe indagare? Sui poteri dei PM e su tanti fatti accaduti. Dunque i poteri dei PM sono regolati dalla Costituzione. Quindi se a Berlusconi non piacciono i poteri che hanno i PM in base alla Costituzione, può cambiare la Costituzione se ci riesce, se ha ancora uno straccetto di maggioranza, c'è da dubitarne. E allora che cosa fa? Non potendo cambiare la Costituzione fa una bella commissione parlamentare. Voi pensate che lui voglia veramente accertare dei fatti o accertare i poteri dei PM? No, lui vuole fare un gran casino. Vuole buttarla in cacciara perché? Perché deve ottenere alla svelta due obiettivi. Primo, un lasciapassare del Parlamento a una legge che lo salva dai processi. Ormai mancano poco più di 2 mesi alla decisione della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento, ha bisogno di qualcosa di rapido, di urgente, non sa come fare. Il lodo costituzionale, l'abbiamo detto, non gli serve a nulla perché ci vogliono 1 anno e mezzo per approvarlo e poi il referendum, insomma, nel frattempo fanno in tempo a giudicarlo in tutti e 3 i processi che ha aperti a Milano, almeno in primo grado. E quindi che cosa fa? Fa quello che ha sempre fatto. Minaccia di scassare tutto, no? E i soliti paraculi andranno da lui in processione a implorarlo di non scassare tutto, di stare buono, gli chiederanno cosa vuole per stare buono, lui dirà voglio il lodo, come i bambini capricciosi, pesterà i piedi, e così gli daranno il lodo, questo è quello che lui auspica. E perché lo auspica? Perché ha sempre fatto così e finora ha sempre ottenuto quello che voleva, non solo dai suoi alleati, ma anche da presunti oppositori o da presunte istituzioni di garanzia. Non dimentichiamo quando ottenne il lodo Schifani, minacciando di scassare tutto alla vigilia della presidenza europea semestrale dell'Italia. Il lodo Alfano, quando minacciò di scassare tutto con il processo breve, grazie anche alla benevolenza del presidente Napolitano e alla paraculaggine del PD. A febbraio addirittura il legittimo impedimento gliel'ha scritto l'UDC, gliel'ha scritto Vietti, quel bell'esemplare che poi è stato premiato con i voti del PD, per diventare vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. E infatti ieri che cosa fa Vietti, dimenticandosi della sua carica e del suo dovere di riservo, dice che ci vuole un lodo Alfano costituzionale in fretta. E non si capisce bene perché il vicepresidente del CSM debba auspicare un lodo Alfano in fretta. Chi lo manda? È interessante perché lui è il vice del presidente del Consiglio Superiore, che è Napolitano. Ci sono di nuovo manovre per salvare le chiappe al Cavaliere in nome del quieto vivere? Ecco perché lui minaccia di scassare tutto, commissioni d'inchiesta, attacchi, urla, strepiti, stracciamenti di vesti, perché sta aspettando i soliti sherpa che vadano a offrirgli qualcosa in cambio della tregua, così lui ottiene esattamente quello che vuole, che non è la commissione d'inchiesta. La commissione d'inchiesta è la pistola carica messa sul tavolo del capo dello Stato e delle opposizioni per far sapere se volete star tranquilli mi date quello che voglio, altrimenti comincio a sparare. E nel frattempo comincia a sparare, sperando che qualcuno vada a chiedergli che cosa vuoi per smettere di sparare. È il solito racket, in certe zone del sud si chiama racket, a Roma si chiama dialogo. Fra i vari fatti che lui vorrebbe verificare in questa commissione parlamentare d'inchiesta ci sono quelli che secondo lui avrebbe commesso un magistrato a caso su 10.000 magistrati, Fabio De Pasquale, ma guarda un po', è proprio il pubblico ministero dei processi Mills, Mediaset e Mediatrade. E lui vuole verificare delle cose che peraltro lui è già sicuro che sono avvenute. E infatti dice:
che Fabio De Pasquale, il famigerato De Pasquale, lo definisce, è quello che si è inventato di tutto per evitare la prescrizione, si riferisce alla sua di prescrizione nel caso Mills, ed è lo stesso che disse a Gabriele Cagliari che lo avrebbe liberato il giorno dopo e poi è andato in vacanza mentre Cagliari si è suicidato. Aggiunge poi il Cavaliere, ecco perché è il caso di segnalare agli esperti in psichiatria, che De Pasquale è quello che ha attaccato Craxi. In realtà De Pasquale non ha attaccato Craxi, De Pasquale ha fatto indagini su Craxi nello scandalo dell'Eni SAI, tangenti pagate da Ligresti tramite l'assicurazione SAI al Partito Socialista per avere i contratti assicurativi nel gruppo Eni presieduto dal craxiano Cagliari, tangenti che sono andate a Cagliari e a Craxi. E infatti sia Ligresti sia Craxi sono stati condannati in via definitiva grazie al processo istruito da De Pasquale, condannati non da De Pasquale, condannati dal Tribunale di Milano, dalla Corte d'Appello di Milano e dalla Corte Suprema di Cassazione. Fu la prima condanna che ebbe Craxi, infatti scappò all'estero per non finire in galera in seguito a quella condanna e poi alle altre che sono seguite. De Pasquale ha il torto di averci visto giusto, di avere fatto un processo che è stato poi confermato in tutti i gradi di giudizio. Cagliari non è stato condannato perché si è suicidato in carcere, era un ladro anche lui, prendeva le tangenti anche lui. La vedova, dopo i funerali, andò in Svizzera, svuotò il conto che aveva aperto Cagliari e riportò in Italia 9 miliardi di lire di refurtiva. Quindi stiamo parlandone da vivo naturalmente, pace all'anima sua, di un tangentaro, Gabriele Cagliari. Bene, De Pasquale dovrebbe vergognarsi per avere fatto processare e condannare i colpevoli di quella mega tangente, Eni SAI. Aggiunge Berlusconi, perché è grande, De Pasquale, visto che il processo Mills, dice lui, sta arrivando alla prescrizione, si è inventato la seguente storia. Pensate, guardate che ci vuole una fantasia per inventare la seguente storia, ma adesso ve la dico qual è la storia che si è inventato De Pasquale per evitare che il processo Mills vada in prescrizione. Il reato di corruzione c'è quando il corruttore dà i soldi al corrotto. Pensate, che invenzione questa di De Pasquale, no? Cosa si è inventato? Che la corruzione scatta quando il corruttore dà i soldi al corrotto. Ma va? Ma va? Pensate che fantasia, no? Che bizzarrie vengono in mente a questo De Pasquale. Ci vuole una commissione parlamentare d'inchiesta per appurare com'è possibile che un magistrato si sia sognato che la corruzione scatta quando il corruttore dà i soldi al corrotto. Aggiunge il povero uomo, il povero Metto, un'altra prova regina del complotto della magistratura ai suoi danni, e cioè che spesso capita che la stessa sentenza viene confermata in primo, in secondo grado, in appello e in Cassazione. Ecco, secondo lui il secondo grado e l'appello sono due cose diverse, ma la prova del complotto è che a volte ci sono delle sentenze che vengono confermate in primo grado, in appello e in Cassazione. E a lui non viene il dubbio che vengano confermate perché sono giuste, gli viene il dubbio che se vengono confermate è la prova del complotto. Il problema, sapete qual è? È che in Italia ci sono ormai 65.000 detenuti, dei quali 45.000 più o meno sono lì per scontare pene definitive. E sapete perché scontano pene definitive? Perché le loro condanne sono state confermate in primo grado, in appello e in Cassazione. Quindi, se il fatto che una condanna in primo grado, in appello e in Cassazione è una prova del complotto, vorrebbe dire che tutte le persone che stanno in carcere in questo momento per omicidio, mafia, traffico di droga, stupro, molestie, estorsioni, rapine, furti, scippi, spaccio di droga, eccetera, eccetera, sono tutte vittime di complotti. Sono tutte perseguitate dalla magistratura, quindi abbiamo trovato il sistema per sfoltire il sovraffollamento carcerario.
Si aprono le porte delle carceri e si fanno uscire tutti i condannati definitivi, perché se uno viene condannato in via definitiva, questa è la prova che c'è un complotto contro di lui. Se non ci fosse il complotto, ovviamente la condanna non verrebbe mai confermata in via definitiva. Quindi non è possibile che ci sia mai un colpevole, perché se uno è colpevole, pensavamo noi, la sua condanna viene confermata in primo, secondo e terzo grado, ma secondo Berlusconi questa è la prova che uno non è colpevole. Perché? Perché se uno viene condannato in primo, secondo e terzo grado è un perseguitato. Quindi è impossibile accertare la colpevolezza di un imputato. Pensate che cosa deve passare in quella testolina quando dice queste cose, e pensate che quello che dice queste cose è il Presidente del Consiglio. Segnalo appunto alla neurodeliri per eventuali interventi d'urgenza. Esiste anche il trattamento sanitario obbligatorio, anche se per i parlamentari bisogna chiedere prima il permesso alle Camere. Ma attenzione perché la commissione parlamentare di inchiesta che dovrebbe accertare, tra le varie porcate fatte dai magistrati, anche quelle del famigerato De Pasquale, in realtà dovrebbe occuparsi di fatti che sono già stati accertati non una volta, ma a proposito di De Pasquale 6 volte. E per 6 volte tutti quelli che hanno indagato sul caso del suicidio di Gabriele Cagliari e sul ruolo di Fabio De Pasquale, che era il PM di quell'indagine, hanno stabilito che De Pasquale non ha fatto nulla di male. E allora vediamo, ve lo dico perché, non per andare a rimbangare vecchie storie, il caso di Cagliari che è addirittura morto, di Craxi che è addirittura morto, no, perché questo attacco a De Pasquale è il segnale che Berlusconi dà, il segnale convenuto ai suoi killer, sparsi nelle televisioni e nei suoi giornali, ma non solo nei suoi, purtroppo, perché partano all'attacco di questo magistrato. Perché? Perché bisogna creare quella cagnara, quella canea, quel casino che è necessario per ottenere la forzatura dell'ennesimo lodo e spacciarla per una norma di legittima difesa nei confronti di un Presidente del Consiglio perseguitato da un magistrato talmente fuori di testa che ha addirittura indotto al suicidio Gabriele Cagliari. Infatti non lo chiamano più lodo. Questo bell'elemento del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura non dice ci vuole il lodo, dice è urgente, è importante mettere in sicurezza il Presidente del Consiglio. Mettere in sicurezza, come si fa con gli edifici a rischio, no? Per la 626, mettere in sicurezza le prese della corrente di un magazzino. Ecco, Berlusconi viene trattato come un edificio da mettere in sicurezza. In realtà non si tratta di metterlo in sicurezza, si tratta di salvargli le chiappe dai processi che lo riguardano non in quanto Presidente del Consiglio, ma in quanto padrone di Mediaset, fondi neri e corruzione del testimone Mills. La messa in sicurezza. Cambiano le parole, state attenti, ogni volta che usano queste parole per fregare la gente, la messa in sicurezza. I fatti dunque del caso Cagliari che verranno buttati addosso a questo magistrato nei prossimi mesi, e quindi è bene che quando sentiamo parlare di De Pasquale, il famigerato che ha portato al suicidio Cagliari, sappiamo di che cosa si sta parlando, cioè sappiamo che non è vero niente. Mi aiuto col libro Mani Pulite che abbiamo scritto insieme a Gianni Barbaccetto e a Peter Gomez. Allora, siamo nel 1993. Fabio De Pasquale apre un'indagine sui rapporti fra l'ENI e la compagnia di assicurazione di Salvatore Ligresti, la SAI. Dopo aver escluso l'INA, un'altra concorrente per ottenere l'appalto per assicurare l'ENI, l'ENI di Gabriele Cagliari, socialista craxiano, si accorda con la SAI per creare una società mista
alla quale affidare tutti i contratti assicurativi dei dipendenti, no, dell'ente petrolifero, quindi immaginate che affare. Dietro l'accordo si cela una tangente, una enorme tangente. La SAI ha sbaragliato i concorrenti pagando 17 miliardi di lire. De Pasquale lo scopre nell'aprile del 93, leggendo delle carte sequestrate durante una perquisizione nello studio di un commercialista, un certo Aldo Molino. Interroga l'amministratore delegato della SAI, Rapisarda, e poi De Pasquale ascolta Gabriele Cagliari. Lui dice di non sapere niente della mazzetta, ma le indagini proseguono, si trovano altre prove di questa tangente e il 26 maggio del 93 il GIP Grigo firma 4 mandati di cattura, non De Pasquale, Grigo, il GIP Grigo, e arresta Cagliari, il direttore finanziario dell'ENI, Ferranti, Rapisarda e il commercialista perquisito Molino. Rapisarda e Molino non si fanno trovare e si danno alla fuga. Cagliari invece non può fuggire perché è già in carcere per un'altra inchiesta del pool di Milano, del pool Mani Pulite, del quale Fabio De Pasquale non faceva parte del pool tradizionale, quello che aveva iniziato a occuparsi di Mario Chiesa e poi dei fascicoli successivi. Era lì perché doveva rispondere Cagliari di un'altra tangente che gli contestava il pool, quindi il mandato di cattura lo raggiunge già in carcere e quindi la carcerazione disposta per conto del pool Mani Pulite si assomma a quella nuova disposta dal GIP Grigo su richiesta di De Pasquale per lo scandalo Enisai. Il 5 luglio viene arrestato Salvatore Ligresti dopo qualche giorno di irreperibilità e ammette di avere trattato personalmente l'accordo tra l'ENI e la SAI, definendolo con Craxi, Citaristi, il segretario amministrativo della DC, e Cagliari. L'avvocato di Cagliari, Vittorio D'Aiello, un grande avvocato milanese recentemente scomparso, legge i giornali e scopre che Ligresti ha praticamente confessato e allora chiede un nuovo interrogatorio per Cagliari, che fino a quel momento aveva negato. E così il 15 luglio Cagliari, davanti al suo avvocato e a De Pasquale, viene di nuovo interrogato in carcere. E adesso cambia registro, dice sì, ho parlato con Craxi dell'operazione Enisai e ho dato il via libera a Ligresti, ma continua a negare di sapere qualcosa delle mazzette. De Pasquale spiega che non lo può scarcerare. Perché? Perché per scarcerare un indagato bisogna che vengano meno le esigenze cautelari. Cioè se uno collabora è chiaro che vengono meno le esigenze cautelari perché una volta che fornisce le prove su se stesso non può più inquinarle, ovviamente. Ma può anche decidere di non collaborare. E con un'espressione un po' rude, un po' scherzosa, aggiunge: l'indagato che confessa lo mette in culo all'accusa, nel senso che quando confessi praticamente vinci sull'accusa. Perché? Perché a quel punto, se non è il PM a chiedere la tua scarcerazione, verrai comunque scarcerato dal GIP o il Tribunale del Riesame o dalla Cassazione. È difficile trovare un imputato, un indagato che collabora, che venga tenuto dentro se si scopre che ha detto tutto. L'interrogatorio va avanti nel tentativo di far dire a Cagliari qualcosa di più preciso su quell'accordo che ammette di aver avuto. Ma Cagliari si ferma lì e D'Aiello alla fine dell'interrogatorio dice ai giornalisti di essere fiducioso che Cagliari, che ormai rimane dentro solo per lo scandalo Enisai, per le altre vicende di Mani Pulite è già stato revocato il mandato di cattura, possa ottenere almeno gli arresti domiciliari. Il giorno dopo però De Pasquale va a trovare Enrico Ferranti, il direttore finanziario dell'ENI, e gli legge le dichiarazioni di Cagliari. E allora Ferranti dice: io non ho mai saputo di intese sottostanti di carattere corruttivo all'accordo Enisai.
Se Cagliari era informato dell'esistenza di accordi in sede politica, tali per cui la definizione del progetto era affidata al commercialista Molino, in quanto delegato a riscuotere una consistente erogazione di denaro proveniente da Ligresti, allora devo dire che mi sono sentito turlupinato. De Pasquale esce dalla stanza ed entra in quella di fianco dove lo sta aspettando Cagliari per un altro interrogatorio. Dice a Cagliari: guardi che da quello che mi dice Ferranti io continuo a pensare, e ne ho elementi anche in più, che lei non mi stia dicendo la verità, e quindi non credo che ci siano i presupposti perché lei venga scarcerato. Se lei mi sta inquinando le prove addirittura negli interrogatori, come faccio io a dare il parere favorevole alla scarcerazione? E la sera fa il parere negativo al GIP sulla richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori, anche perché, rileggendosi un po' gli atti, non solo si è convinto che Cagliari sta mentendo, il che è legittimo per un indagato, ma naturalmente è un elemento a favore del fatto che è bene tenerlo dentro, ma addirittura che stia tentando di pilotare l'atteggiamento processuale dei suoi coimputati. Insomma, De Pasquale ritiene che Cagliari sta inquinando le prove e ha visto giusto, perché il tentativo di depistaggio c'è. In seguito sia Ferranti sia un altro commercialista, prestanome di Craxi, Pompeo Locatelli, ammetteranno che Cagliari stava depistando da carcere. L'ingegner Cagliari, racconterà Locatelli più avanti, mi mandò più volte a dire, quando ero detenuto, di non parlare assolutamente delle questioni che riguardavano i rapporti economici intervenuti tra me e lui, in quanto egli aveva deciso di limitarsi ad ammettere puramente e semplicemente i fatti che gli venivano contestati, quello che non poteva negare. Il Cagliari, pertanto, mi richiedeva di comportarmi anch'io in tale modo. Nell'interrogatorio, Locatelli dà anche la chiave ai giudici per scoprire le banche e le fiduciarie svizzere dove era stato depositato il tesoro personale di Cagliari e di sua moglie Bruna, che infatti di ritorno poi dalla Svizzera dopo il suicidio del marito restituirà non 9, come vi ho detto prima erroneamente, ma 12 miliardi di lire, frutto di tangenti e fondi neri sui conti del marito. A questo punto, 17 luglio 93, il GIP Maurizio Grigo riceve il parere negativo di De Pasquale alla scarcerazione ed esamina il caso, perché poi è lui che decide, mica è De Pasquale. Ha 5 giorni a disposizione Grigo per esaminare la pratica Cagliari, ma il 20 luglio, cioè 3 giorni dopo, Cagliari viene trovato morto a San Vittore, soffocato da un sacchetto di plastica che si era calato o che qualcuno gli ha calato sul capo e stretto intorno al collo. Borrelli, sconvolto, Di Pietro attacca il suo collega, perché? Perché aveva saputo che aveva promesso la scarcerazione e poi l'aveva invece negata, non sapendo che nel frattempo De Pasquale aveva scoperto che Cagliari stava depistando e quindi aveva scoperto un elemento in più rispetto a quello che c'era prima e quindi non lo poteva scarcerare. Se depistava da dentro il carcere, figuratevi da fuori. De Pasquale viene dunque additato anche dall'avvocato di Cagliari come il responsabile diretto di quella morte tragica per avere promesso la scarcerazione a Cagliari ed essere partito per le vacanze rimangiandosi la parola. De Pasquale parte per le vacanze perché ormai quello che doveva fare lui l'ha fatto, adesso la decisione spetta al GIP ovviamente e nel caso in cui qualcuno lo richiamasse per cambiare versione è ovvio che ci sarebbero altri magistrati, se non lui di ritorno, che potrebbero raccogliere eventuali nuove dichiarazioni. Basta però leggere le lettere e il testamento scritti da Cagliari negli ultimi giorni in carcere prima di togliersi la vita per capire che Cagliari non si è suicidato a causa dell'aspettativa di uscire poi venuta meno con il no del pubblico ministero alla sua scarcerazione. Risulta, da quello che scrive Cagliari,
che la decisione di uccidersi l'aveva presa almeno 11 giorni prima dell'ultimo interrogatorio davanti a De Pasquale, quando nemmeno ancora si parlava del sì o del no alla scarcerazione. In un espresso datato 3 luglio che Cagliari ha inviato ai familiari chiedendo di non aprirlo subito, si legge: «Carissimi, sto per darvi un nuovo grandissimo dolore, ho riflettuto intensamente e ho deciso che non posso più sopportare a lungo questa vergogna». Giorno dopo, 4 luglio, un altro bigliettino inequivocabile. Io sottoscritto Gabriele Cagliari, nella mia piena facoltà di intendere e volere, dichiaro di volere che il mio corpo dopo la morte venga cremato e che le ceneri siano consegnate a mia moglie Bruna. 10 luglio, altra lettera alla moglie. Carissima Bruna, la settimana scorsa ti ho scritto l'espresso che ora avrai ricevuto e che ormai devi aprire. Vi troverai le ragioni di questa mia decisione amara fino a essere insopportabile, ma senza alternativa. Siamo gli epigoni di un sistema sconfitto, un sistema che io non ho certamente contribuito a instaurare, ma che purtroppo ho accettato. E qui, oltre a un preannuncio di suicidio, c'è anche una chiara ammissione di corresponsabilità. Ho accettato, ho fatto parte di quel sistema che sta morendo. E poi c'è una lettera per il suo avvocato, ad Aiello, che si chiude così: la vergogna del mio stato attuale, che consegue al repentino modificarsi della situazione generale del Paese, è la ragione di fondo di questa decisione. Ho preso l'unica soluzione che la dignità e l'orgoglio mi impongono. Allora, si scatena il putiferio contro De Pasquale. Il ministro della giustizia Conso, qui c'era ancora il governo Amato, ultimo governo della Prima Repubblica, manda gli ispettori a Milano. Di Nacci e Nardi fanno l'indagine ispettiva sul comportamento di De Pasquale e di Grigo e concludono: nessun rilievo può muoversi al GIP dottor Grigo in ordine alla materia in esame. Quanto a De Pasquale, a parte rimproverargli quell'espressione chi confessa lo mette in culo all'accusa, l'indagato che confessa lo mette in culo all'accusa, e quindi dicono che erano espressioni non consone al linguaggio di un magistrato, insomma scemate, trasmettono gli atti al procuratore generale presso la Cassazione, Vittorio Sgroi, titolare dell'azione disciplinare, perché decidesse se aprire o non aprire un procedimento disciplinare davanti al CSM. E il procuratore generale Sgroi decide di non aprire l'azione disciplinare e archivia il procedimento, anche perché gli ispettori di Nacci e Nardi gli hanno scritto: appare assai difficile collegare il suicidio del Cagliari ai comportamenti del dottor De Pasquale, in quanto va tenuto conto delle numerose lettere indirizzate ai familiari che egli ha lasciato scritte dal 3 luglio in poi, quelle che vi ho letto prima. Ma non è mica finita, perché contro De Pasquale, che è inviso alla classe politica, prima e seconda Repubblica, è quello che ha fatto condannare Craxi per la prima volta, non dimentichiamolo, ed è quello che ha fatto arrestare e condannare Ligresti, il grande costruttore, palazzinaro, assicuratore, padrone di giornali, padrone di mezza Milano e di mezza Italia. Continua l'accanimento contro De Pasquale. Non contenti della prima ispezione che era finita a suo favore, il governo Berlusconi, anzi il ministro Mancuso, che sta nel governo Dini nel 95 e che però è praticamente una sorta di avamposto berlusconiano dentro il governo Dini, decide una nuova ispezione sui magistrati di Milano, che naturalmente finisce nel nulla, e poi c'è anche un processo penale contro De Pasquale che viene denunciato a Brescia per abuso d'ufficio e addirittura omicidio colposo, e naturalmente anche questo viene archiviato dal GIP Giuseppe Ondei con questa motivazione: si deve senza dubbio ritenere che nella condotta tenuta dal De Pasquale nella vicenda in oggetto non sia ravvisabile alcuna ipotesi di reato. Ma non basta, perché come scrive Ferrarella sul Corriere di oggi, non c'è solo l'ispezione ministeriale che non ravvisa alcun illecito disciplinare.
non c'è soltanto il ministro Conso e il procuratore generale Sgroi che decidono di non accusare De Pasquale perché non è successo nulla di scorretto. Non solo c'è la denuncia di Mancuso per abuso d'ufficio e l'omicidio colposo a Brescia finita in archiviazione, ma c'è addirittura una causa che gli eredi di Craxi fanno alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per denunciare i magistrati che avevano fatto condannare e condannato Craxi nel processo Enisai, sostenendo che si erano violati i diritti dell'uomo Craxi. Ma anche in questo caso la Corte di Strasburgo non ravvisa alcun tipo di censura. Di più, c'è il solito Sgarbi che va a Domenica Inn a dire che De Pasquale è un assassino. Bene, l'hanno condannato in appello per diffamazione a 2 mesi e a 100 milioni di lire di risarcimento ai PM. Poi in Cassazione si è salvato grazie all'insindacabilità. Si è detto che quando dava dell'assassino al magistrato a Domenica Inn parlava esprimendo legittime opinioni insindacabili in quanto parlamentare. Ecco, e così 6 istanze diverse hanno stabilito che il magistrato Fabio De Pasquale, il famigerato, secondo Berlusconi, Fabio De Pasquale, è un galantuomo e che nella vicenda Cagliari non ha fatto nulla di cui debba pentirsi e che sia minimamente collegabile al suicidio di Gabriele Cagliari. Ultimo punto. Berlusconi vuole accertare nella commissione parlamentare di inchiesta gli abusi di potere della magistratura milanese dai tempi di Mani Pulite e il colpo di Stato ordito dal pool Mani Pulite d'intesa con Scalfaro che, dice Berlusconi, chiamò Bossi e lo invitò a scaricare il primo governo Berlusconi, siamo nel novembre-dicembre del 94, dopo il famoso invito a comparire che Berlusconi aveva ricevuto in seguito al suo coinvolgimento nelle tangenti Fininvest alla guerra di finanza. Forse qualcuno dirà, ma è possibile che a 16 anni di distanza si debba ancora accertare che cosa avvenne in quel novembre-dicembre del 94 tra l'invito a comparire del 21 novembre e la caduta del governo Berlusconi il 22 dicembre? No, non è possibile. Infatti è stato già tutto chiarito anche quello in varie sedi. Chi lo ha chiarito? Beh, intanto gli ispettori ministeriali che prima Berlusconi e poi Mancuso mandarono al pool di Milano. E che cosa hanno stabilito di quegli presunti abusi dei magistrati? Hanno stabilito che il pool Mani Pulite e tutta la procura avevano dedicato il massimo impegno e i risultati conseguiti, grazie alla serietà, alla specifica professionalità, allo spirito di sacrificio dei magistrati del pool e alla profonda armonia tra i sostituti e la dirigenza, avevano dato vita a un'indagine che praticamente definivano una pietra miliare nella storia della magistratura. Poi sottolineavano l'assoluta regolarità delle vicende processuali che il governo Berlusconi chiedeva di verificare, le indagini in casa Fininvest. Il dottor Confalonieri sembra desumere dal solo fatto che sono state promosse indagini a carico di persone in qualche modo collegate alla Fininvest un fumus persecutionis a prescindere da concrete censure al comportamento degli inquisiti. Su Telepiù gli inquirenti hanno fornito risposte esaurienti e documentate su tutte le questioni sollevate. Pressioni su indagati per incastrare Berlusconi? Ne parla ancora adesso, dice che li tengono dentro perché facciano il suo nome. Ugualmente gratuita è l'affermazione secondo cui si sarebbero pretese per evidenti scopi politici chiamate di correità calunniose nei confronti del Presidente del Consiglio.
Accanimento contro Berlusconi e la Fininvest? Il lamentato accanimento investigativo, espressione di una pretesa strumentalizzazione politica del potere giudiziario, non ha trovato alcun riscontro nelle attività di indagine della Procura di Milano. In conclusione, le doglianze del dottor Berlusconi appaiono prive di qualsiasi pregio. Le censure ai magistrati del pool, mosse dal dottor Berlusconi alla fine degli accertamenti esperiti, sono risultate pretestuose. Manette facili, nessun rilievo sotto questo aspetto può essere mosso ai magistrati milanesi, i quali non paiono aver esorbitato dai limiti imposti dalla legge. I provvedimenti custodiali, fra l'altro, sono stati spesso ulteriormente suffragati dall'ulteriore e decisiva prova della confessione dell'indagato e confermati dai GIP, dai tribunali del riesame e della Cassazione. E nemmeno è risultato, scrivono ancora gli ispettori mandati da Berlusconi dentro la Procura di Milano, nemmeno è risultato che le confessioni siano state in seguito ritrattate perché rese sotto minaccia di ulteriore protrarsi della detenzione. E chi lo dice, come Sgarbi, dice il falso, scrivono gli ispettori. Non è possibile ascrivere quelle confessioni alle condizioni fisiche disumane nelle quali si sarebbero venuti a trovare molti indagati, alcuni dei quali suicidatisi. Non è stata mai segnalata l'applicazione di regimi detentivi differenziati e inaspriti rispetto alla generalità dei casi. Ecco, conclusione, gli ispettori mandati da Berlusconi esaltano gli enormi meriti di un'inchiesta che rimarrà una pietra miliare nella storia giudiziaria del nostro Paese, essendo servita a recuperare legalità e trasparenza nelle istituzioni e nella politica, meriti che i presenti accertamenti, fugando ombre e dubbi prospettati in ordine a determinate vicende di cui alcune avevano colpito l'opinione pubblica, evidenziando la sostanziale correttezza dei magistrati del pool Mani Pulite, con l'esclusione di qualsiasi anomalia o comunque di aspetti suscettibili di rilievo disciplinare, hanno finito con il rimarcare ulteriormente. Questo è quello che ha già stabilito l'ispettorato del Ministero, l'autorità politica che ha investigato sulla correttezza dei magistrati di Milano ha già fatto il suo dovere. Oggi, 16 anni dopo, si vuole riscrivere quella storia, confidando forse che qualcuno si dimentichi che quella storia è già scritta e quella storia è stata definita una pietra miliare nella storia giudiziaria di questo Paese. Il fatto che a proporre di riscriverla sia un noto imputato che sta cercando ancora una volta di salvarsi le chiappe, mi pare che si commenti da sé. Passate parola. Ho un grillo per la testa, ho un grillo per